Salve e benvenuto o benvenuta alla lezione conclusiva di Smart Presentation. Siamo sempre nel disco C, all'interno del quale, ricordo, deve rimanere la cartellina Presentation che abbiamo estratto dal file compresso. La apriamo anche Presentation Student Work. Nelle lezioni precedenti abbiamo primo inserito i titoli dei capitoli e dei paragrafi. Noi lo abbiamo fatto di esempio per il capitolo 1 e per 6 paragrafi del capitolo. E poi nella lezione successiva per 2 paragrafi dei 6 siamo andati anche a inserire i contenuti e contemporaneamente all'inserimento dei contenuti nelle diapositive dei relativi paragrafi abbiamo anche aggiornato lo schema del capitolo facendo con Alt Tab, andando a mettere i punti essenziali di quel paragrafo per poi ripetere il capitolo alla fine. Quindi ora rimane da fare che cosa? Rimane semplicemente da aggiornare i file. Aggiornare i file cosa significa? Significa semplicemente aprire, salvare e chiudere quel file, perché si deve aggiornare in relazione, quindi tutti gli schemi, tutti gli indici dei capitoli, degli schemi degli show, tutti i paragrafi, tutti gli schemi si devono aggiornare ai titoli che noi abbiamo inserito. Ovviamente abbiamo già lavorato sullo schema del capitolo e quindi quello sarà già aggiornato. Comunque entriamo qui dentro nell'ambiente di inserimento dei contenuti, apriamo il capitolo 1 su cui siamo intervenuti nelle lezioni precedenti, apriamo l'indice del capitolo, quindi dove ci saranno i link per raggiungere comodamente e rapidamente tutti i paragrafi e poi ovviamente tornare anche indietro. E attendiamo un attimo che si apra, che faccia l'aggiornamento di tutti i paragrafi. Eccolo, quindi qui troviamo il titolo del capitolo e i titoli dei paragrafi. Ovviamente qui ci sono già i link già fatti, voi non dovete fare niente. Fronte orientale, su cui abbiamo inserito i dati prima, fronte occidentale, e ci porta ovviamente anche a tutti gli altri paragrafi di cui ora non abbiamo inserito i titoli e che non abbiamo aggiornato. Come vedete non si è aggiornato nemmeno il titolo del capitolo. Quindi abbiamo aggiornato l'indice. Aggiorniamo anche tutti i paragrafi. Quindi li selezioniamo tutti, li apriamo. Qui li apriamo uno per uno e come avete visto prima sulla guerra in Africa non c'era, oltre che al titolo del paragrafo, non c'era nemmeno il titolo del capitolo, e qui ora invece in tutti i paragrafi troveremo il titolo del capitolo e il titolo del relativo paragrafo. Quindi questo quando l'abbiamo fatto una volta basta, perché poi dopo quello che si deve aggiornare è soltanto il titolo del capitolo e il titolo del paragrafo. Il resto non si deve aggiornare, lo possiamo cambiare 1000 volte, lo troveremo già modificato quando andremo a navigare la diapositiva, dagli indici, degli schemi, dei capitoli, eccetera. Quindi l'unico aggiornamento è questo da fare una volta sola, poi basta, perché, come ripeto, finiamo questi clic, si sono aperti tutti, vedete io li ho aperti tutti, se li faccio una volta appena ho inserito i titoli del capitolo e dei paragrafi sono a posto per sempre, perché poi qui posso andare a fare tutte le modifiche che voglio, qui non ci saranno aggiornamenti da fare, l'aggiornamento sarà questo e questo in relazione al titolo del capitolo, al titolo del paragrafo che abbiamo inserito all'inizio e soltanto una volta. Quindi qui faccio salva e chiudi, e quindi poi successivamente, lo ripeto ancora, quando andrò a fare modifiche qua dentro non ci sarà più bisogno di fare questa cosa perché è già tutto aggiornato, quello che deve essere aggiornato. Salva e chiudi, vedete un lavoro velocissimo. Salviamo tutti i paragrafi. Ora qui ci sono anche dal 7 al 12, dove ovviamente non ci sono titoli perché noi abbiamo inserito i paragrafi fino al numero 6. Una volta aggiornati i paragrafi, l'indice del capitolo rimane da aggiornare innanzitutto lo slideshow del capitolo. Aggiorniamolo subito, quindi apriamo e chiudiamo e dopo andiamo a navigare tutto. Quindi anche qui semplicemente apro, salvo, chiudo senza dover fare nient'altro. Aspettiamo che si apra lo slideshow.
salva e chiudi. Rimangono ad aggiornare solo gli indici. Qui è l'unico punto in cui magari si può intervenire qualche volta in più, perché magari se non scriviamo tutti i capitoli subito è chiaro che ogni volta dovremo andare a riaggiornare. Quindi questa la cosa migliore da fare è ho questi 8 capitoli di storia, li metto subito dentro, così gli indici, l'indice degli schemi, l'indice dei capitoli lo aggiorno solo una volta. Poi certo, se poi vado a fare una modifica al testo devo riaggiornarlo, ma sono 3 file, quindi non è una cosa laboriosa. Ecco, da qui troviamo il capitolo che abbiamo inserito. Poi lo facciamo la stessa cosa anche per l'indice degli schemi e faremo altrettanto anche, ecco il nostro capitolo 1, ovviamente qui i link sono già tutti fatti, e qui l'indice degli slideshow. Quindi adesso vediamo il risultato, supponiamo che la nostra presentazione è pronta, la nostra presentazione aziendale sia pronta, il nostro schema del capitolo sia pronto e un giorno andiamo a studiare o a fare la presentazione aziendale. Ci entriamo da qui, Smart Presentation, Enter, qui ho 40 link a siti web per arricchire la presentazione, ci sono in 6 lingue, ovviamente c'è anche l'italiano. Quindi ci sono correzione automatica in tempo reale di ciò che si scrive in inglese, quindi si scarica un'applicazione che ti segue ovunque vai, sulla mail, su PowerPoint, su Word, su Facebook, su Instagram. Quando scrivi qualcosa in inglese ti suggerisce la correzione se sbagli. Ovviamente qui c'è il link per raggiungere quel sito e scaricare l'applicazione. Il font utilizzato per un'immagine o un testo che non si riesce a conoscere, io voglio usare proprio quel font lì nella mia presentazione, non riesco a trovarlo nella lista, qui lo trovo. E questo è un sito dove si può prendere un'immagine che già abbiamo e trasformarla in una GIF animata. Qui si può ridurre la pesantezza di un'immagine oppure anche ingrandirla senza perdere qualità. Qui è un luogo, un ambiente dove si possono inviare dei file pesanti, molto più pesanti di quelli che si possono inviare qualora ne abbiate bisogno con il transfer di alcune mail tipo Libero, anche se già Libero ha già una grande capacità di capienza. Qui se si vuole utilizzare un nickname per la presentazione di un nuovo prodotto, di una nuova startup che abbiamo messo in piedi, andiamo a vedere se già qualcun altro lo ha utilizzato. E qui si può creare una mail temporanea, nel senso a volte serve, mi sarà capitato 1000 volte di dovervi registrare a un sito, magari per vedere qualcosa che dovete mettere in una presentazione o per qualsiasi altro motivo e vi dovete registrare con la mail. Ecco, se non volete lasciare per l'ennesima volta la vostra mail su un altro sito, qui create una mail che dura 10 minuti, che serve soltanto per registrarsi a quel sito. Questo è un sito molto interessante, nel senso che è un sito stock dove io trovo i link a tutti gli altri siti sui vari argomenti. Quindi questo da qui va da uno stock di fotografia, uno stock di make-up, uno stock di video. Quindi vado a un elenco di siti dove io trovo dei video, dove posso elaborare video, colori, effetti, eccetera. E qui posso, da questi 10 siti, posso realizzare dei video senza essere professionista. Qui ovviamente bisogna entrarci e poi andare a vedere come funziona l'applicazione, scaricarla e andare a vedere come funziona l'applicazione. Comunque ce ne sono 10. Chiudiamo. Qui lo stesso, altri 10 siti per andare a vedere come realizzare degli oggetti grafici senza essere professionisti, anche in questo caso ovviamente senza nulla togliere ai professionisti che fanno cose molto elaborate, ma non essendo professionisti, se ci serve qualcosa per una presentazione possiamo andare qui. Poi abbiamo delle estensioni di Google Chrome molto interessanti da utilizzare sia per il lavoro che per lo studio.
E poi qui ci ho messo anche, siccome questo corso è rivolto anche agli studenti, ho messo anche, diciamo non c'entra niente con il corso, però ho messo anche questi 10 siti che si possono cliccare per cercare di lavorare da casa come freelance, per esempio componendo testi, vendendo i nostri oggetti che abbiamo, i nostri oggetti digitali che abbiamo realizzato. Ecco, questi sono 10 siti in cui, molto conosciuti nel mondo, in cui si possono mettere in vendita i nostri lavori. Detto questo, io direi che con il corso di Smart Presentation può finire qui. Abbiamo sviscerato tutti i suoi argomenti, spero che vi sia utile e spero che riusciate a fare delle presentazioni, anzi sono sicuro che ci riuscirete perché avete visto com'è facile. Spero che farete presto delle presentazioni in maniera rapidissima e che ottimizzerete anche i tempi di realizzazione della presentazione se vi trovate in un'azienda e di realizzazione della presentazione se studiate, e quindi anche di ottimizzazione dei tempi di studio. Grazie davvero dell'attenzione e arrivederci.